Ma noi, la letterina a Babbo Natale. No, la lettera a Babbo Natale. Non l'abbiamo scritta quest'anno. No. Come facciamo adesso? Facciamo. Ah, aspetta. Abbiamo queste due. Cos'è? La lettera a Babbo Natale. Possiamo scriverla? Sì. Allora, aspetta. Possiamo chiedere tutto quello che vogliamo. Sì. Quindi io vorrei l'ultimo libro del mio scrittore preferito. Ah, sì. E a me piacerebbe ricevere il biglietto per il concerto del mio gruppo preferito. Ah, io vorrei ricevere il biglietto aereo per andare in India. Ah, bello. Mi piacerebbe andare in India, sì. Poi A me piacerebbe ricevere una nuova lavastoviglie. anche a me. Anche io vorrei una nuova lavastoviglie. E vorrei anche avere una casa con la piscina e col giardino. Ecco il giardino. Sì. Sì. E poi vorrei un pigiama nuovo. Ma come mai? Ma questo non ti piace? Sì. Però ne vorrei un altro. Ok. Quindi ora scriviamo tutto quello che vogliamo E la mandiamo a Babbo Natale. e la mandiamo a Babbo Natale. Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui, io e Carlo, per parlarvi del Natale. Innanzitutto vogliamo parlarvi del periodo natalizio. Il periodo natalizio inizia l'8 di dicembre, che è il giorno dell'Immacolata Concezione ed è generalmente il giorno in cui le famiglie fanno l'albero di Natale. Come Fai vedere? Uno, due, e anche uno piccolino. Ne abbiamo ben tre alberi di Natale e quindi l'8 dicembre è il giorno in cui viene fatto l'albero di Natale. Ah, sì, però non in tutte le città italiane. Ah no? No, alcune città come Milano usano fare l'albero di Natale il 7 di dicembre. Un giorno prima. Sì, per il giorno di Sant'Ambrogio. Ok, quindi a Milano fanno l'albero il 7, ok. Mentre a Bari Mhm. generalmente fanno l'albero il 6 di dicembre. Ah, ok. Per il giorno di San Nicola. Quindi iniziano un pochino prima. Interessante. Però generalmente intorno all'8 di dicembre viene fatto l'albero di Natale. Sì, è il giorno in cui si inizia a decorare la casa. Esatto, con le decorazioni, gli addobbi. Invece l'ultimo giorno, il giorno che conclude il periodo natalizio, è il 6 gennaio, che è il giorno dell'Epifania. Che tutte le feste porta via. Ok, questo è un modo di dire, un detto. L'Epifania tutte le feste porta via. Esatto, perché per l'appunto proprio il 6 di gennaio si conclude il periodo natalizio. Esatto. E quindi I bambini tornano a scuola e si tolgono gli addobbi, si tolgono le decorazioni. quindi si concludono i festeggiamenti. Esatto, di Natale. L'Epifania o Befana. La Befana è la vecchietta che porta le calze ai bambini, generalmente attaccate al camino, e se i bambini sono stati cattivi porta il carbone. Altrimenti tanti bei dolcetti. Esatto, i dolci. E all'interno di questo periodo, quindi abbiamo detto 8 dicembre
6 gennaio abbiamo dei giorni importanti, dei giorni da ricordare. Abbiamo prima di tutto il 24 dicembre. La vigilia di Natale. Esatto, la vigilia vuol dire il giorno prima. La vigilia di un evento è il giorno prima dell'evento, quindi in questo caso la vigilia di Natale. Poi abbiamo Natale. Esatto, il 25 dicembre. Esatto, e Santo Stefano. Il 26 dicembre. Esatto, in Italia è un giorno di festa anche il 26, le persone non lavorano. Quindi 3 giorni di festa, 24, 25 e 26 dicembre. Ah, e abbiamo anche un detto proprio legato al giorno di Santo Stefano. Si dice durare da Natale a Santo Stefano. Si dice questo detto per un qualcosa che ha una durata molto breve. Esatto, durare da Natale a Santo Stefano. Durare da Natale a Santo Stefano vuol dire durare poco, una cosa che non ha una lunga durata nel tempo. Proprio come il tempo che trascorre tra il 25 di dicembre e il 26 di dicembre, quindi Esatto. da Natale a Santo Stefano. Esatto, giusto. E poi abbiamo il 31 dicembre, il 31 di dicembre, che è l'ultimo giorno dell'anno, o notte di San Silvestro. Esatto, è la notte di San Silvestro, possiamo dire sia ultimo dell'anno che notte di San Silvestro. E generalmente si festeggia la fine dell'anno. Ora, quest'anno festeggeremo ben poco. Esatto, però normalmente si festeggia la fine dell'anno e l'arrivo dell'anno nuovo. Il primo giorno dell'anno, il 1° gennaio, è Capodanno. In Italia il 1° gennaio viene chiamato Capodanno. Primo giorno dell'anno. Esatto, ed è festa. Sì. E poi abbiamo la Befana, Esatto, il giorno dell'Epifania, il 6 gennaio. E si conclude il periodo natalizio. Questo è a grandi linee il periodo natalizio. E una cosa importantissima di questo periodo, soprattutto in Italia, è la tavola, cioè le tradizioni natalizie in cucina. Esatto, la cucina. Perché per l'appunto noi italiani trascorriamo gran parte del periodo natalizio proprio a tavola. A mangiare, mangiamo tantissimo. Sì, generalmente ci sediamo a tavola il 24 dicembre a pranzo o a cena e ci alziamo il 26 pomeriggio. Esatto, esatto, quindi 3 giorni di mangiate, di abbuffate. Una buffata è ci abbuffiamo quando mangiamo tanto. A questo proposito, sì, cosa mangiano gli italiani la durante tradizione vuole che il 24 di dicembre, durante la vigilia di Natale, si mangi pesce. Esatto, sì, la tradizione vuole che si mangi pesce, però non è rispettata da tutte le famiglie, ognuno fa un po' come vuole, però la tradizione vuole che si mangi pesce a cena per la vigilia. Sì. E poi il giorno di Natale ogni regione ha un po' i suoi piatti tipici. Le proprie tradizioni culinarie, sì, non c'è un piatto tipico, il piatto di Natale, non c'è un piatto che tutti gli italiani mangiano, ma ci sono piatti regionali, ogni regione segue le proprie tradizioni. Esatto, infatti noi che siamo toscani. Esatto. Io e Carlo siamo entrambi toscani, io sono di Firenze e Carlo di Pisa. E cosa mangiamo? Un piatto che non può mancare sulla nostra tavola a Natale sono i crostini con i fegatini. Buonissimi. È un antipasto molto tipico toscano. Esatto, i fegatini, i crostini con i fegatini.
assolutamente. E poi generalmente mangiamo le lasagne. Buone, fatte dalla nonna. Sì, rigorosamente fatte in casa dalla nonna. Pasta fatta in casa. E poi i tortellini, però forse i tortellini sono più dell'Emilia Romagna, però io li mangio, sì, anche per Natale spesso. E la carne. Abbiamo l'agnello, la faraona. Giusto. L'agnello forse più a Pasqua, però comunque sì, agnello, faraona, la gallina. La gallina, esatto, in brodo. Sì, più o meno direi che sono questi piatti. Sì, e poi ogni regione ha i suoi piatti tipici. Per esempio, un piatto che viene cucinato in tante regioni d'Italia è il baccalà. Vero, il baccalà, buonissimo anche questo. Ma in modo diverso. Esatto, ogni regione magari ha i suoi modi di cucinarlo, sì. E, per esempio, a Venezia invece un piatto tipico natalizio sono i cornoli. Cosa sono i cornoli? Sono delle lumache cotte nel vino bianco. Ah! Dovrebbero essere buone. Buone, particolari. Lumache cotte nel vino bianco. Ma in una cosa noi italiani non discordiamo. Esatto, giusto. Che sono proprio i dolci. Il dolce. Sui dolci andiamo d'accordo perché più o meno sono sempre gli stessi dolci in tutta Italia. Esatto. E infatti abbiamo i due più, diciamo, importanti, sono il panettone e il pandoro. Panettone e pandoro. Sui quali si crea forte discordia tra le persone, tra chi vuole il panettone e chi vuole il pandoro. Qual è la differenza? Perché il panettone è un dolce tipico di Milano ed è farcito con uvetta e canditi, mentre il pandoro, no, tipico di Verona, ed è un pane dolce, senza canditi e senza uvetta. Esatto. Poi abbiamo il torrone. Il torrone buonissimo, che è un altro dolce natalizio. E noi in Toscana abbiamo anche i ricciarelli. I ricciarelli, è vero. Un dolce con la pasta di mandorle. È vero, buono. Molto buono. E poi beviamo tantissimo. Esatto. Brindiamo. Il Natale rigorosamente in famiglia. Esatto. Si brinda e si festeggia con la famiglia. Esatto, in Italia proprio non ci sono eccezioni, il Natale si passa in famiglia. Infatti abbiamo... C'è un detto. Esatto, abbiamo un detto proprio che recita che Natale con i tuoi, ma Pasqua con chi vuoi. Esatto, Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Che vuol dire? Natale con i tuoi genitori, con i tuoi parenti. Pasqua con chi vuoi, quindi con gli amici, con i fidanzati, le fidanzate, con chi vuoi. E c'è la rima. Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi. Giusto? Quindi il Natale si passa in famiglia. Ok, a questo punto vogliamo dirvi alcuni termini, alcune parole legate al Natale. Abbiamo già parlato dell'albero di Natale. I nostri potenti mezzi lo portiamo qua al centro. Ok, l'albero di Natale, il nostro alberino. E generalmente è un abete. Noi l'abbiamo comprato finto. E sull'albero mettiamo le decorazioni, tra cui le palline. Di vari colori. Esatto. D'oro, rosse, bianche, blu, insomma di tutti i colori che vogliamo. Poi abbiamo le strisce che generalmente sono argento e oro, ma non è detto, ognuno sceglie i colori che più desidera. E in cima all'albero, sulla punta, abbiamo il puntale. Esatto, con sopra generalmente una stella, che è il simbolo della stella cometa, la stella che
segnava il cammino ai re magi per arrivare alla capannuccia per portare i regali a Gesù. E poi abbiamo le lucine, le luci a intermittenza che si spengono e si accendono, anche queste di vari colori. Sì. Poi un altro elemento importante del Natale è il presepe. Esatto, il presepe che sarebbe la rappresentazione della nascita di Gesù. Quindi noi abbiamo un presepe fatto in casa, l'hanno fatto i miei genitori e quindi possiamo vedere le montagne fatte a mano, fatte con la carta e la colla. Sì, esatto, un impasto per dare forza quindi alla carta e poterla modellare a forma di montagna. Esatto. Che poi viene dipinto e Esatto. colorato proprio per rappresentare le montagne, le rocce. Mm-hmm. Poi abbiamo le casette, anche le casette fatte a mano e dipinte, e la capannuccia con Giuseppe, Maria, Gesù Bambino. Gesù Bambino in genere viene messo il giorno di Natale, Esatto. Per la sua nascita. E poi nella capannuccia abbiamo il bue e l'asino. L'asino e l'asinello, il bue e l'asinello. Che riscaldano, quindi portano calore all'interno della capanna. Esatto. Poi ci sono tutti gli altri personaggi, noi abbiamo un pastore e i re magi. Noi in realtà ne abbiamo solo uno. Sì, per ora soltanto lui ha trovato la strada, gli altri due arriveranno. Sì. E il muschio. Con il muschio si fa l'erba, il prato, i campi. Esatto. E abbiamo anche una fontana dalla quale esce l'acqua, sgorga l'acqua. E poi abbiamo i regali di Natale. I regali li porta Babbo Natale. Babbo Natale, ce l'abbiamo un Babbo Natale? Un Babbo Natale piccolino, esatto. Molto piccolo, non so se si vede. Avvicinati un po'. Il nostro bellissimo Babbo Natale, esatto, che sarebbe un signore con bella barba bianca molto folta, con un cappello tipo questo, vestito sempre di rosso, che porta i regali ai bambini. Tutti i bambini del mondo, con sarebbe la slitta, con le renne e un bel sacco pieno di regali, di doni. Esatto, la slitta, le renne, esatto, sì. Sarebbe Santa Claus in inglese, sì. E Babbo Natale, la notte della vigilia, quindi con la slitta, porta tutti i doni sotto l'albero di tutte le case. Esatto, quindi è un momento di magia pure, è un momento magico. Soprattutto per i bambini, ma non solo. Ma non solo. I bambini la mattina del 25 si svegliano e corrono a vedere cosa ha lasciato Babbo Natale. Esatto. Alcuni addirittura aspettano la mezzanotte e vanno subito a scartare i regali. Io da piccola ci andavo la mattina. Anch'io aspettavo la mattina, è la prima cosa che fai da piccolo. Ti alzi dal letto, esatto, e vai subito a vedere cosa si nasconde sotto l'albero di Natale, quale sorpresa riuscirai a scartare quest'anno. Penso sia uno dei momenti più magici per i bambini. E la notte tra il 24 e il 25 c'è l'usanza di lasciare qualcosa da mangiare a Babbo Natale, che passa da ogni casa a portare i regali e quindi è affamato, e i bambini lasciano latte, biscotti, quello che vogliono. Io lasciavo latte e biscotti anche alla Befana, non solo a Babbo Natale, anche alla Befana si lascia qualcosa da mangiare nella speranza che non ci abbia portato il carbone. Direi che abbiamo fatto un bel viaggio all'interno del Natale e quindi
Vi ringrazio per essere stati con noi e soprattutto nei commenti scrivete quello che volete ricevere per Natale. Esatto, scriveteci per esempio io vorrei ricevere puntini puntini, a me piacerebbe avere. Queste sono le due possibilità, io vorrei, a me piacerebbe avere o mi piacerebbe avere. A me mi insieme no, a me piacerebbe, mi piacerebbe. E poi fateci sapere come trascorrete voi il Natale, se lo trascorrete o no, se lo trascorrete, come lo trascorrete. E quali sono le vostre tradizioni natalizie e soprattutto quali sono le vostre tradizioni a tavola. Esatto, ci interessa il cibo. Sì, e quindi vi ringrazio molto, vi ringraziamo molto per essere stati qui con noi e ci vediamo nel prossimo video. Ciao, buon Natale! Buon Natale a tutti, buone feste!